Benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e nel video di oggi andremo a scoprire insieme come realizzare questo scialle ad uncinetto dalle dimensioni importanti. Un progetto che potrete andare a replicare con qualsiasi tipologia di filato e spiegato passo passo. Andiamo quindi a scoprire insieme le dimensioni e tutti i materiali di cui avremo bisogno per realizzare insieme il nostro scialle. Quali sono le misure di questo progetto? Dalla punta di sinistra alla punta di destra circa 1,30 m, mentre nella parte centrale fino alla punta abbiamo circa 90 cm. È quindi uno scialle di dimensioni molto importanti, ma ovviamente voi che volete replicarlo non dovete per forza raggiungere le mie stesse misure. È infatti un progetto studiato per essere replicato in qualsiasi dimensione, anche quella di un Bactus, e la bordatura è indipendente da tutto il resto del progetto. Quindi potete trasformare questo scialle in una versione ancora più grande, più piccola, in un Bactus, in una bandana, insomma potete fare tutto quello che vi ispira, la vostra fantasia. Il filato che ho scelto per questo progetto è una KX Whirl del marchio Shippies, che avevo acquistato circa un annetto fa da Merceria Italy Artisan. Come colori questo filato comprende diverse tonalità di viola, un grigio più chiaro, uno un po' più scuro e termina nella parte più esterna direttamente con il nero. Questa tonalità in particolare non so se al momento è ancora disponibile da Merceria Italy Artisan, ma so per certo che nel suo negozio potete trovare lo stesso filato con altre stupende sfumature. Per questo vi lascio il link al negozio scritto sullo schermo e anche nel box informazioni subito sotto il video. La KX pesa tra i 215 e i 225 grammi e ha una resa di 1000 metri, lavorabile con uncinetti e ferri 3,5 oppure 4. Come composizione abbiamo un 60% cotone e un 40% acrilico. E questo colore in particolare è il 786. Per quanto riguarda l'uncinetto, ho deciso in questo tutorial di provare qualcosa di nuovo, un uncinetto interamente in legno di bambù della Prim. Questo in particolare è il numero 3. Oltre al fatto di essere veramente leggerissimo, di questo uncinetto mi è piaciuta soprattutto la punta, che come potete vedere è veramente molto netta ed è perfetta per prendere anche i filati più sottili. Ovviamente ricordate di adattare sempre il numero di uncinetto alla tipologia di filato scelto. Iniziamo il nostro progetto avviando un cerchio magico. Dopodiché ci alziamo con la nostra lavorazione avviando 3 catenelle. Queste 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta del nostro progetto. Dobbiamo ora andare a lavorare all'interno del cerchio altre 3 maglie alte. Quindi carichiamo il filo, passiamo sotto il cerchio e lavoriamo 3 maglie alte. Abbiamo detto che le prime 3 catenelle sostituiscono un punto alto, quindi se sommiamo tutti i punti che abbiamo lavorato per iniziare il nostro progetto, abbiamo avviato 4 punti alti. Realizziamo ora 2 catenelle di separazione e sempre all'interno del cerchio andiamo ora a realizzare 4 maglie alte.
Questo sarà l'avvio del nostro progetto. Dobbiamo ora andare a tirare la codina per chiudere il nostro cerchio magico. Io non lo chiudo completamente, lascio sempre ancora un pochettino di spazio. Quindi vado a tirare la mia codina finché la mia lavorazione non assume la forma di un triangolo, dove le 2 catenelle di separazione ne sono la punta. Per tutto il nostro progetto, ogni nuovo giro di lavorazione inizia sempre con 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto. Vado quindi a realizzare 3 catenelle e volto il mio progetto. E qui vediamo un'altra costante del nostro progetto. Ciascun giro inizia sempre con 3 catenelle e 3 maglie alte lavorate nello stesso punto. Quindi all'inizio di ciascun giro avremo sempre un gruppo di punti composto da 4 maglie alte. Abbiamo detto che queste 3 catenelle sostituiscono un punto alto. Le altre 3 maglie alte dove dobbiamo andare a lavorarle? Alla base delle nostre 3 catenelle, quindi nel primo punto disponibile. Questo punto corrisponde anche all'ultima maglia alta che abbiamo lavorato nel giro precedente. Quindi carico il filo sull'uncinetto, vado nel primo punto disponibile, alla base delle mie 3 catenelle e vi lavoro 3 punti alti. Realizziamo ora una catenella di separazione e davanti a noi abbiamo 3 punti alti e le 2 catenelle di separazione che formano uno spazio prima dell'altro gruppo di maglie alte. Andiamo ora a saltare tutte queste maglie alte e a lavorare direttamente nello spazio sotto le catenelle. In questo spazio dobbiamo lavorare un gruppo di punti, che sarà quello che ripeteremo poi per tutto il nostro progetto. Carichiamo il filo sull'uncinetto, passiamo direttamente sotto le catenelle e vi lavoriamo 3 punti alti. 1, 2 e 3. Aggiungiamo 2 catenelle di separazione e sempre all'interno dello spazio altre 3 maglie alte. Questa è la sequenza di punti che dovremo ripetere sempre al centro del nostro progetto. 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione e 3 maglie alte sempre all'interno dello spazio centrale. Aggiungiamo ora una catenella di separazione e andiamo a concludere questo giro. Davanti a noi abbiamo 4 maglie alte. L'ultima maglia alta è composta da 3 catenelle. Nella catenella più in alto, la terza, dobbiamo ora andare a lavorare 4 punti alti. Quindi carichiamo il filo, entriamo nella terza catenella, quella più in alto, e vi lavoriamo 4 punti alti. Rivediamo velocemente i passaggi che abbiamo fatto in questo giro. Abbiamo iniziato con 3 catenelle che sostituiscono un punto alto e nello stesso punto di base abbiamo lavorato poi 3 punti alti, realizzando così il primo blocco di questo giro composto da 4 maglie alte. Abbiamo aggiunto una catenella di separazione e sulla punta del nostro progetto, all'interno dello spazio centrale, abbiamo lavorato 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte sempre nello stesso spazio. Abbiamo poi eseguito una catenella di separazione e sull'ultimo punto del giro composto da 3 catenelle, nella catenella più in alto, la terza, abbiamo lavorato 4 maglie alte. Ciascun giro del nostro progetto inizierà e terminerà sempre con 4 punti alti, lavorati nel primo e nell'ultimo punto di ciascun giro rispettivamente.
Ora che abbiamo ottenuto la base, passiamo a vedere i 3 giri di lavorazione che dobbiamo ripetere finché il nostro progetto non avrà raggiunto la dimensione desiderata. Ovviamente non avete bisogno di raggiungere per forza le stesse misure che ho ottenuto io, potete fermarvi tranquillamente anche prima, al termine sempre del terzo giro, che ovviamente vediamo ora insieme, perché la bordatura del progetto è indipendente rispetto al numero di giri che lavorate nella parte centrale. Primo giro. Lo iniziamo sempre con le nostre 3 catenelle che sostituiscono un punto alto. Dopodiché voltiamo il lavoro. Sappiamo che ogni giro deve iniziare sempre con 4 maglie alte. Quindi nel primo punto disponibile alla base delle 3 catenelle facciamo 3 punti alti, perché una delle nostre maglie alte è sostituita dalle 3 catenelle. Davanti a noi ora abbiamo dei gruppi di maglie alte separati da una catenella di separazione che forma questo spazio. All'interno di questo spazio dobbiamo ora andare a lavorare una sequenza di punti. Prima di farlo però dobbiamo sempre fare una catenella di separazione. Quindi lavorate le maglie alte iniziali, catenella di separazione e poi ci spostiamo a lavorare direttamente nel primo spazio che ci si presenta. All'interno di questo spazio andiamo a lavorare un punto V, così composto. Filo sull'uncinetto, passiamo sotto la catenella e lavoriamo una maglia alta, una catenella di separazione e una maglia alta sempre all'interno dello spazio. Quindi carichiamo il filo, passiamo sotto e lavoriamo un punto alto. Abbiamo così realizzato un punto V composto da maglia alta, catenella e maglia alta all'interno dello stesso spazio. Dobbiamo ora passare a lavorare la sequenza di punti nella parte centrale del progetto. Prima di fare questo, dobbiamo però fare sempre una catenella di separazione. Quindi fatto il punto V, aggiungo una catenella e passo a lavorare la parte centrale del progetto, che abbiamo detto essere sempre composta da 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio. Quindi carico il filo sull'uncinetto, vado sotto le 2 catenelle della punta del mio scialle e lavoro 3 punti alti, 2 catenelle di separazione e 3 punti alti sempre al centro nello stesso spazio. Ed ecco lavorata la punta e la parte centrale dello scialle. Per concludere questo giro dobbiamo andare ora a lavorare a specchio rispetto all'altro lato dello scialle. Facciamo quindi una catenella di separazione e in questo spazio andiamo a lavorare il punto V. Maglia alta, catenella di separazione e maglia alta nello stesso spazio. Catenella di separazione e sappiamo che per concludere ogni giro dobbiamo andare a lavorare 4 punti alti sull'ultimo punto disponibile. L'ultimo punto disponibile è formato da 3 catenelle, nella terza catenella, quella più in alto, andiamo a lavorare 4 punti alti. Abbiamo così completato il primo dei nostri 3 giri. Il nostro giro è iniziato con 4 maglie alte, di cui una sostituita da 3 catenelle. Abbiamo fatto una catenella di separazione e siamo poi passati a lavorare nel primo spazio disponibile un punto V, composto da maglia alta, catenella e maglia alta nello stesso spazio. Prima di passare a lavorare la punta dello scialle abbiamo fatto una catenella di separazione. Sulla punta, nello spazio centrale, abbiamo lavorato 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Questa sequenza di punti è quella che ripetiamo sempre sulla punta dello scialle. Per completare il giro abbiamo lavorato a specchio. Abbiamo fatto una catenella di separazione,
un punto V nello spazio, un'altra catenella di separazione e nell'ultimo punto disponibile abbiamo lavorato 4 maglie alte. Il secondo giro è molto simile al precedente. Inizia sempre con 3 catenelle, voltiamo il lavoro e le nostre 3 maglie alte lavorate nel primo punto disponibile alla base delle 3 catenelle. Nel giro precedente, lavorando sempre una catenella di separazione, abbiamo creato dei nuovi spazi. In particolare in questo giro gli spazi sono 2, 1 e 2, prima di arrivare alla punta dello scialle. All'interno di ciascuno di questi spazi dobbiamo andare a lavorare un punto V. Aspetto fondamentale: prima e dopo ciascun punto V dobbiamo sempre fare una catenella di separazione. Quindi realizzo una catenella e nel primo spazio che mi si presenta vado a lavorare il mio punto V. Maglia alta, catenella e maglia alta sempre nello stesso spazio. E prima di passare a lavorare nello spazio successivo devo fare sempre una catenella di separazione. Dopodiché vado a lavorare direttamente all'interno di questo spazio ed eseguo il mio punto V. Subito dopo il punto V faccio sempre una catenella di separazione e vado ora a lavorare la punta dello scialle, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte all'interno dello spazio sulla punta. Lavorata la punta, ora dobbiamo lavorare a specchio per andare a concludere il giro. Facciamo quindi la nostra catenella di separazione e nel primo spazio che ci si presenta lavoriamo un punto V. Catenella di separazione, andiamo nello spazio successivo e lavoriamo un punto V. A seguire catenella di separazione e andiamo a lavorare l'ultimo gruppo di maglie alte del giro, le nostre 4 maglie alte sulla terza catenella, quella più in alto, che compone l'ultimo punto. In questo secondo giro abbiamo ripreso in parte i passaggi che abbiamo fatto nel primo. L'avvio, la parte centrale e la conclusione del giro sono gli stessi, sempre 4 maglie alte iniziali, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte al centro e 4 punti alti al termine del giro. Di importanza fondamentale è questo passaggio. Prima e dopo ciascun punto V c'è sempre una catenella di separazione. Questa catenella ci permette di creare gli spazi successivi che andremo a lavorare nei prossimi giri. Quindi dopo aver avviato il giro, prima di lavorare il punto V c'è sempre una catenella di separazione, c'è sempre una catenella dopo il punto V, sia tra un punto V e l'altro, che alla fine, prima di passare a lavorare la parte centrale. E ovviamente questa catenella deve essere presente anche prima e dopo i punti V dall'altra parte del nostro scialle. Iniziamo il terzo giro sempre con le nostre 3 catenelle e voltiamo il lavoro e lavoriamo le nostre 3 maglie alte nel primo punto. In questo terzo giro andiamo sempre a lavorare all'interno degli spazi che abbiamo creato nei giri precedenti facendo una catenella, ma a differenza dei primi 2 giri, questa volta negli spazi non lavoriamo dei punti V, ma andiamo a lavorare direttamente dei gruppi di 3 maglie alte. Come per i punti V nei giri precedenti, prima di lavorare nello spazio, facciamo sempre una catenella di separazione. Dopodiché nel primo spazio disponibile lavoriamo direttamente 3 maglie alte. Sono 3 maglie alte lavorate una dietro l'altra. Dopo le 3 maglie alte lavoriamo una catenella di separazione e passiamo a lavorare nello spazio successivo. Anche qui vi lavoriamo 3 punti alti. Ci resta da lavorare un ultimo spazio, facciamo una catenella di separazione, lavoriamo le nostre 3 maglie alte e prima di lavorare la nostra sequenza qui nella punta dello scialle facciamo sempre una catenella di separazione. Dopodiché lavoriamo la parte centrale. 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte sulla punta dello scialle.
Dobbiamo ora ripetere a specchio i passaggi che abbiamo fatto da questa parte per andare a concludere il giro. Quindi facciamo una catenella di separazione, 3 maglie alte nel primo spazio, catenella di separazione, 3 maglie alte nello spazio successivo, catenella e 3 maglie alte nell'ultimo spazio, catenella di separazione e sulla terza catenella, quella più in alto, lavoriamo le ultime 4 maglie alte del nostro giro. Abbiamo completato il terzo giro. Questo giro in cosa si differenzia quindi dal secondo e dal primo? Invece di lavorare i punti V all'interno degli spazi, andiamo questa volta a lavorare direttamente 3 maglie alte senza catenelle tra un punto alto e l'altro. Facciamo però sempre una catenella prima e dopo ciascun gruppo di punti, perché questa catenella genera lo spazio nel quale andremo a lavorare poi nel giro successivo. L'inizio, la parte centrale e la fine di questo giro è ovviamente uguale a tutti i giri precedenti. Iniziamo sempre con i nostri 4 punti alti, di cui uno è composto da 3 catenelle, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte al centro dello spazio nella parte centrale dello scialle e 4 punti alti sulla terza catenella, che è poi l'ultimo punto del giro. A questo punto come si prosegue? Andiamo a ripetere gli stessi passaggi che abbiamo fatto nel primo, secondo e terzo giro in questa sequenza finché non raggiungiamo la dimensione desiderata per il nostro progetto. Ovviamente, man mano che il progetto crescerà anche il numero di spazi nei quali andremo a lavorare mano a mano in ciascun giro. Ma i passaggi che dobbiamo ripetere sono quelli del primo, secondo e terzo giro, sempre in sequenza. Quindi ora che io ho completato il terzo giro, inizierò il primo. Lavorerò all'interno di ciascuno spazio un punto V con una catenella sempre prima e sempre dopo. Parte centrale e finale del giro saranno uguali. Ripeterò poi il secondo giro, che è sempre quello composto dai punti V. Dopodiché andrò a ripetere i passaggi che ho fatto nel terzo giro. Al posto dei punti V lavorerò 3 maglie alte e continuerò così fino ad ottenere questo risultato, che ovviamente non rimane tutto all'interno dell'inquadratura. Allargando bene potete già notare primo, secondo e terzo giro che vengono sempre ripetuti allo stesso modo. Come vi ho detto in precedenza, non dovete per forza raggiungere queste misure, perché il giro di perimetro o di bordo è indipendente dalla dimensione dello scialle, quindi non dovete contare gruppi di punti o altro. Raggiungete la misura che più vi piace, potete anche fare semplicemente un Bactus, quindi di dimensioni molto ridotte, e poi passare a lavorare insieme a me la bordatura. Vi faccio anche vedere la quantità di filato che mi è rimasta prima di passare a lavorare il bordo. Vedete che sono arrivata proprio all'inizio del colore viola, quindi siamo proprio al centro della cakes e questa è la quantità di filato che mi è rimasta. Andiamo quindi insieme a lavorare il bordo del nostro progetto. Facciamo come sempre le nostre 3 catenelle che sostituiscono un punto alto e le 3 maglie alte nel primo punto del giro. Il mio giro di perimetro vado a svilupparlo sulla base del terzo giro di lavorazione. Realizziamo ora 3 catenelle e nello spazio tra un gruppo di punti e l'altro questa volta eseguiamo un punto basso. Aggiungiamo poi 3 catenelle e passiamo allo spazio successivo. Anche qui lavoriamo un punto basso. Continuiamo lavorando 3 catenelle e una maglia bassa in ciascuno spazio fino ad arrivare alla punta del nostro scialle. Arrivati alla punta abbiamo fatto le nostre 3 catenelle. Facciamo una maglia bassa dentro la punta
3 catenelle e una seconda maglia bassa sempre dentro la punta. Dopodiché si riprende la stessa lavorazione su questo lato del pannello che abbiamo fatto da questa parte. Quindi 3 catenelle, una maglia bassa nello spazio, 3 catenelle si passa allo spazio successivo, maglia bassa e si continua così fino ad arrivare all'altra punta dello scialle. Arrivati al termine del giro abbiamo lavorato una maglia bassa nell'ultimo spazio disponibile. Realizziamo poi 3 catenelle e concludiamo questo giro come abbiamo fatto in quelli precedenti, lavorando 4 maglie alte sulla terza catenella, quella più in alto. Iniziamo il nuovo giro come abbiamo fatto per i precedenti, facendo le nostre 3 catenelle, voltando il lavoro e andando a lavorare le 3 maglie alte nel primo punto disponibile. Nel giro precedente, lavorando una maglia bassa, 3 catenelle e una maglia bassa all'interno di ciascuno spazio, sopra a ciascun gruppo di 3 maglie alte abbiamo creato degli archetti. Iniziamo la nostra sequenza di punti a partire dal primo archetto. Ci agganciamo con un punto bassissimo. Carichiamo il filo sull'uncinetto, passiamo sotto l'archetto e portiamo fuori il filo. Vedete che abbiamo 3 asole. Ricarichiamo il filo e le chiudiamo tutte insieme. Ricarichiamo il filo ed eseguiamo un punto alto. Una catenella e andiamo a lavorare una maglia altissima. Carichiamo il filo 2 volte sull'uncinetto, passiamo sotto l'archetto e lo portiamo fuori. Vedete che abbiamo 4 asole. Ricarichiamo il filo e chiudiamo le prime 2. E siamo a 3 asole. Carichiamo e ne chiudiamo 2. Ricarichiamo una seconda volta e chiudiamo le ultime. Aggiungiamo una catenella di separazione. Carichiamo il filo e lavoriamo un punto alto. Ricarichiamo il filo, passiamo sotto l'archetto, portiamo fuori il filo e chiudiamo tutte e 3 le asole che ci si presentano. E sempre nello stesso archetto eseguiamo un punto bassissimo. Questa è la sequenza di punti che dobbiamo andare a ripetere in ciascun archetto. Prima di passare all'archetto successivo facciamo una catenella e iniziamo di nuovo la nostra sequenza partendo con un punto bassissimo. Carichiamo il filo, chiudiamo insieme le nostre 3 asole, lavoriamo un punto alto, catenella di separazione, carichiamo 2 volte il filo sull'uncinetto e lavoriamo un punto altissimo. Catenella di separazione, maglia alta, carichiamo il filo e chiudiamo le 3 asole, sempre nello stesso archetto, un punto bassissimo. Prima di spostarci a lavorare l'archetto seguente facciamo sempre una catenella e poi ricominciamo con la nostra sequenza. Maglia bassissima, mezza maglia alta, chiudendo insieme tutte e 3 le asole, maglia alta, catenella, maglia altissima, catenella, maglia alta, mezza maglia alta e punto bassissimo. Ricordate sempre di eseguire una catenella prima di passare all'archetto successivo. Ripetiamo questa sequenza di punti fino ad arrivare alla punta, cioè la parte centrale del nostro progetto. Eccoci arrivati alla punta dello scialle. Nell'ultimo archetto disponibile abbiamo lavorato la nostra sequenza di punti. Dobbiamo ora andare a lavorare nel mini archetto qui sulla punta e poi riprendere la nostra sequenza di punti sugli archetti successivi fino ad arrivare alla fine dello scialle.
Fatta quindi la maglia bassissima, realizziamo una catenella e direttamente in questo archetto andiamo a lavorare una maglia alta, una maglia altissima, una maglia alta, dopodiché aggiungiamo una catenella e andiamo ad agganciarci direttamente sull'archetto successivo, riprendendo la nostra sequenza di punti, ottenendo questo risultato. Come si procede? Dobbiamo ora continuare a lavorare la nostra sequenza di punti all'interno degli archetti sulla parte sinistra del nostro scialle, esattamente come abbiamo fatto sulla parte destra. Dopodiché vediamo insieme come concludere il progetto. Davanti a noi abbiamo un gruppo di 4 maglie alte, di cui l'ultima è formata da 3 catenelle. Nell'ultima catenella, quella più in alto, andiamo direttamente a lavorare 4 punti alti, esattamente come abbiamo fatto alla chiusura di tutti i giri precedenti. Non ci resta quindi che andare a tagliare il filo o bloccarlo con un nodino e il nostro progetto è completato. Ed eccoci quindi alla conclusione del nostro progetto, dalle 1000 sfumature di nero, grigio e viola. Ovviamente non rimane tutto all'interno dell'inquadratura perché ormai lo sapete, le dimensioni di questo scialle sono veramente molto importanti. Ma come vi ho detto in diverse parti del tutorial, non è strettamente necessario che voi raggiungiate le mie stesse misure, perché magari avete un filato con meno metraggio o semplicemente volete fare un qualcosa di un pochettino più piccolo, quindi senza nessun problema andate semplicemente a interrompere la vostra lavorazione al termine del terzo giro e poi andate ad eseguire questo semplicissimo bordo che potete applicare qualunque sia la dimensione del progetto, perché vi basta semplicemente andare a lavorare all'interno dei singoli archetti. Vi ricordo che questo filato spettacolare io l'avevo acquistato da Merceria Italia Artisan circa un annetto fa e non credo che questa sfumatura di colore sia ancora disponibile, ma nel caso sempre sullo stesso sito trovate lo stesso filato in tantissime combinazioni di colore, una più bella dell'altra. Per questo motivo vi lascio comunque il nome e l'indirizzo del negozio di Italia Artisan scritto qui sullo schermo e ovviamente nel box informazioni. Spero quindi che questo tutorial vi sia piaciuto, che abbiate trovato questo progetto interessante e se è così vi invito ovviamente a farmelo sapere con un bel pollice in su e un commento proprio qui sotto il video. Vi ricordo che questo e tanti altri progetti abbigliamento li trovate in una playlist dedicata proprio qui sul mio canale e se non volete perdervi tutti i tutorial in prossima uscita, vi invito ovviamente, se vi va, a iscrivervi proprio qui sul mio canale cliccando sul pulsante iscriviti e sulla campanellina, così riceverete un avviso ogni volta che pubblicherò un nuovo video. E ovviamente se non volete perdervi le anteprime e qualche piccola pillola creativa, vi consiglio di seguirmi anche sul mio profilo di Instagram che trovate scritto in alto a sinistra sullo schermo. Perciò io con questo progetto meraviglioso vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e vi aspetto in un prossimo video sempre qui sul mio canale YouTube.